Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della Vergine o ascendente Vergine, o solo per i più esperti anche Luna e Venere in Vergine. Andiamo a vedere come sarà questo mese di febbraio 2026. Andiamo a fare una bellissima struttura tarologica per vedere quali sono le energie e il sentiero iniziatico e magico per te in questo mese. Dopo andremo ad approfondire l'amore e alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò il rituale della buona riuscita, affinché tu possa incanalare tutta l'energia potenziale per realizzare i tuoi obiettivi in questo mese. Per tutte le ragazze nuove, sotto all'info box trovate la profetica pratica dei 21 giorni che ha dato risultati straordinari a migliaia delle nostre sorelle. Allora, ragazze mie e ragazzi, partiamo dagli oracoli. Mettiamo 3 carte oracolo. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia bellezza, gioia e prosperità. Sabbe satta sukhi hontu. Allora, come prima carta mettiamo lo spirito che ti visita in questo mese. Come seconda carta mettiamo la ferita, l'ombra, la paura, la resistenza che chiede ascolto. Come terza carta mettiamo il dono che nasce, cioè il miracolo quotidiano possibile. Allora, vediamo qual è lo spirito che ti visita. Allora, è una rigenerazione, lo spirito che ti invita a rinascere. È un po' come se fosse uscita la carta della forza, no? Il coraggio. Questa carta mi richiama molto al coraggio di emergere ancora una volta. Quella resilienza che ti permette di dire alla fine ce l'ho fatta. Lo spirito del coraggio mi verrebbe da dire. Allora qua c'è un albero, c'è ancora la lava, vedi qui? C'è ancora situazioni che si sono distrutte, che sono crollate, è tutto in rigenerazione. Mentre la lava scorre ancora, è tutta in rigenerazione di assestamento, sull'albero spuntano già le prime foglioline nuove. Quindi lo spirito del coraggio, della rigenerazione, del non ho mollato e ce l'ho fatta, vedo già i germogli di questo mio sentirmi ce l'ho fatta, ok? Quindi è lo spirito della rigenerazione. È quella convalescenza dove inizi a sentire già la guarigione, è lo spirito della rigenerazione, ok? Alcune cose magari febbraio inizia con un po' di stanchezza, un po' di malessere psicofisico, ma al contempo di queste emozioni, con lo spirito della rigenerazione ti fa sentire che stai rinascendo di nuovo, senti una forza nuova nel tuo corpo, qualcosa che grazie al fatto che qualcosa è crollato adesso sta venendo fuori, una nuova linfa che nasce mentre tutto si sta riassestando, ok? Andiamo a vedere l'ombra, la paura o la ferita che chiede ascolto in questa rigenerazione. La pace. La pace. Allora, qui c'è un uovo e qui c'è la colomba. Quello che chiede ascolto è una nuova versione di te stessa o di te stesso che sta nascendo, che magari per tante volte hai voluto ridefinirti, rieducarti, essere finalmente chi sei, no? Quando dico ridefinirti o rieducarti non mi definisco a dei nuovi condizionamenti, ma far emergere la vera linfa che scorreva in te sin dalla nascita. Allora, questa carta mi richiama al fatto che quello che stai custodendo dentro chiede protezione. Chiede protezione cosa vuol dire? Fede in ciò che sta nascendo dentro di te. Perché me lo mettono come carta sulla ferita qui? Perché è come se dovessi avere ancora più fede. La fede non è una credenza, perché
La fede inizia quando tutte le credenze finiscono. La fede, come vi ho insegnato anche nella danza del piacere che trovate sempre sulla playlist yoga sciamanico, sei tu. La fede non è una credenza, non devi credere nella fede. La fede è l'ossigeno che respiri. La fede è il più grande potere con il quale siamo venuti al mondo. E dici, ma qual è questa fede? Com'è? Nella misura in cui tu respiri, senti che quella è la fede, è l'ossigeno che ti mantiene in vita. Allora proteggi il tuo ossigeno in questi giorni di febbraio. Mi rimanda molto alla danza del piacere questa carta, ragazze e miei ragazzi, da inserire nella pratica dei 21 giorni che state già facendo, o se non la stai facendo ti consiglio vivamente di fare la danza del piacere. Perché la danza del piacere ti riassetta su questa pace interiore, anche quando tutto crolla fuori, anche quando tutto è caos fuori, ma non è questo il tuo caso, perché qua il caos è già avvenuto e stai riemergendo, no? Allora, quello che io ti faccio fare in quel video con la danza del piacere dà il contributo all'integrazione di questa ferita qui. Mi viene in mente anche un'altra cosa. Anche il podcast sulla guerra è sacra, ti ricordi? Per chi non l'avesse visto lo trovate nell'arte sciamanica. La guerra è sacra perché? Ma solo noi abbiamo pensato di avere il nemico giusto di fronte, fino a quando non abbiamo la consapevolezza, no? Combattere esternamente non serve a niente, perché esternamente è uno specchio. Allora, nella misura in cui noi portiamo, come si può arrivare alla pace interiore? La pace interiore la ottieni grazie alla guerra che fai nei confronti della tua mente, delle tue credenze. Le tue credenze riguardano tutto, è una credenza. Tutto quello che hai imparato a sapere da quando sei qui è una credenza. Quando noi vogliamo anelare alla pace interna, dobbiamo prima di tutto scontrarci con tutte le nostre credenze. E quindi la guerra è solo contro un nemico, è quella della mente. Allora custodisci con amorevole presenza questa nuova linfa che sta sgorgando dentro di te. Proteggi questa nuova linfa dagli inganni della mente. Questa è la ferita che chiede ascolto. Permetti a questa nuova bambina o bambino che sta nascendo di avere i giusti nutrienti, i nutrienti necessari a germogliare, a crescere. I nutrienti sono la fede. Andiamo a vedere qual è il dono che nasce, il miracolo quotidiano possibile. Il potere superiore. Sarai guidata o guidato ad ogni passo. Hai la possibilità, la potenzialità in questo mese, nella fede che hai in quello che sta accadendo in questo processo, di sentirti guidata o guidato ad ogni passo, da quando ti svegli a quando vai a dormire. Quel sentirsi guidati non ha niente a che fare con una credenza mentale, è una percezione. Hai la percezione non è opinabile, la percezione non è opinabile. La mente non ti può contraddire quando percepisci questo potere superiore nella guida di ogni passo. E quando tu ti senti guidata ad ogni passo, sperimenti una serenità senza precedenti, ok? Vedrai dei miracoli quotidiani se mi fai sto passaggio. Quotidiani, perché inizi a vedere la magia nel quotidiano. Ok. Molto forte parte questa stesa. Andiamo a vedere adesso, mettiamo 7 carte del viaggio del mese. Allora, Vergine,
Energia generale del mese. Qual è l'atmosfera? Scusami, l'atmosfera, il clima emotivo. Le giro tutte. Gli amanti, l'atmosfera è quella di fare scelte dettate dal cuore. Ecco perché devi proteggere la verità interiore. Amore e relazioni. Cosa ti chiede l'amore in tutte le relazioni affettive, amicali, familiari? Cosa ti chiede l'amore? Entusiasmo. Paggio di bastoni, apertura al nuovo. Terza carta, lavoro, denaro, missione. Il lavoro come atto sacro. Bellissimo, bellissimo. Cooperazione, 4 di bastoni. Corpo, energia e salute. Cosa ti chiede il corpo per sostenere l'anima? Fluire alle tue emozioni senza mezzi termini, regina di coppe. Qual è l'evento, la svolta del mese? La papessa, grande potere psichico. Ma non solo, adesso che le metto tutte ti dico, Qual è il consiglio sciamanico? Come attraversare il mese? Quale atteggiamento interiore adottare? Affidarsi agli eventi, volo della fortuna, non bloccare gli eventi, non analizzare gli eventi. Esito, benedizione finale. Come esci dal mese? Bellissimo, con una grande stabilità, cavaliere di denari. È una stesa iniziatica questa, molto molto bella. Allora, con gli amanti, l'energia generale del mese per te è un'energia di scelta, cioè le scelte che ti troverai a fare devono essere scelte vive, di cuore, non scelte mentali. Perché gli amanti, ovviamente, sapete, non parlano solo di amore romantico, no? Parlano di allineamento cuore, corpo e anima. Cioè, ti chiede che il cuore, il corpo e l'anima smettano di tirare in direzioni diverse. È un mese in cui non puoi più restare neutrale, cioè qualcosa ti chiede di essere scelto e qualcosa ti chiede di essere lasciato andare. Non per dramma qua, ma per verità, cioè l'anima qua ti dice smetti di fare la cosa giusta per paura e inizi a fare la cosa vera per amore. Smetti di fare la cosa giusta per paura e inizi a fare la cosa vera per amore. Capito? Non devi fare la cosa giusta secondo la tua mente, quindi secondo la paura, ma devi fare quello che viene dal cuore. In tutte le relazioni, che siano relazioni, l'amore lo approfondiamo dopo, che siano relazioni d'amore, o relazioni di amicizia, o relazioni familiari, l'amore ti chiede di essere leggera, spontanea, curiosa. Il paggio di bastoni è il messaggero dell'anima, no? Quello giovane. Meno controllo, meno analisi, più istinto. Nelle relazioni sì, più istintiva, meno controllo, non analizzare le relazioni. Quindi l'amore ti chiede di dire ciò che senti prima che la mente lo raffreddi, capito? L'amore in tutte le relazioni ti chiede di dire ciò che senti prima che invece la mente te lo raffreddi. Cioè l'amore ti chiede qua di fare un passo anche se non sai ancora dove ti porta. È come se l'amante mistico qui ti sussurrasse: non voglio che tu sappia già come andrà, voglio che tu venga da me, datti. Va bene? Il lavoro in questo mese è rituale, qua ci sono 4 persone insieme, vedi il 4 di bastoni, qua mi parla di stabilità sacra che avrai nel lavoro, di un luogo fisico qua o simbolico. A livello lavorativo è come se ti sentissi finalmente a casa in ciò che fai, mi dice. Per qualcuno di voi questa carta è una conferma, per altri invece è una celebrazione. Invece per altri di voi questa carta mi parla dell'inizio di qualcosa di nuovo, una struttura più allineata. Quindi il lavoro come atto sacro ti dice non devi costruire di più, ma devi abitare meglio ciò che stai già creando. E questo ti porta a celebrare, ok? Nel corpo e l'energia e la salute, la regina di coppe è la sciamana delle emozioni, ti dice tutto. Il tuo corpo chiede ascolto emotivo profondo. Il tuo corpo, la regina di coppe, non vuole prestazioni, vuole tenerezza,
Cioè qua il corpo ti parla attraverso le emozioni, cioè ti dice stanchezza, puoi avere stanchezza quando reprimi le tue emozioni, invece puoi avere leggerezza quando ti permetti di sentire le tue emozioni. Praticamente questo mese il tuo corpo per sostenere l'anima ti chiede di smettere di essere forte e di iniziare a essere sincera con te stessa. Quindi hai bisogno di cura, di acqua, di lentezza, di confini emotivi chiari. Questa è la medicina. Chi fa le pratiche di yoga sciamanico è già ben corazzato su questo, Chi non le fa, invito alla pratica dei 21 giorni perché il corpo richiede di sentire le emozioni, qualsiasi esse siano. Perché sentire le emozioni senza vittimismo è la medicina. La papessa è il dono è l'evento svolta del mese, cioè grandi poteri psichici che ti daranno anche una rivelazione silenziosa. Questo è il velo che si solleva, no? L'evento quindi del mese svolta è una verità che non arriva da fuori, ma da dentro. Un sogno o un'intuizione, oppure una sensazione che non puoi più ignorare. Ti spiego, qualcosa che sapevi già diventa finalmente innegabile. Non è il mese delle spiegazioni questo, è il mese della conoscenza interiore. Qualcosa. Consiglio sciamanico in tutto questo: non opporre resistenza a nessun evento che capiterà. La resistenza tu la metti dicendo no, non voglio fare questa cosa, no, non voglio sentire questa cosa, oppure analizzare un evento, è successo questo perché quest'altro, no, è successo questo, questa è l'analisi, questo è anestetizzare gli eventi. Il consiglio sciamanico ti dice assolutamente no, non opporre resistenza agli eventi con il vittimismo o con l'analisi, perché la ruota ti chiede fiducia nel movimento della vita. Ciò che cambia in questo mese ora non è contro di te, è per riallinearti. Quindi il consiglio sciamanico è semplice, è potentissimo: non irrigidirti. Se lasci girare la ruota, ti porta esattamente dove devi essere, senza trascinarti. Se cerchi di fermarla, ti stanchi e ti trascina, perché dove devi arrivare arrivi comunque. O arrivi da dea o da Dio, o arrivi da vittima. Questo è il senso. E poi ci sarà un profondo radicamento. Febbraio ti lascia con profondo radicamento, perché il Cavaliere di Denari è la benedizione della costanza, della concretezza, della fiducia che cresce passo dopo passo. Questo non è fuochi d'artificio, ma questa è la base solida, cioè esci dal mese più stabile, più centrata, più in pace con i tuoi tempi. Questo è il seme piantato che germoglierà con forza in tutti i mesi successivi a partire da marzo. Qua stai cambiando pelle, Qua stai cambiando pelle. Non stai tornando più quella di prima, stai diventando più vera. E la ferita della pace anche qui, rispetto, oltre a tutto quello che ti ho detto prima, questa è una ferita antica. Per alcuni di voi è anche il credere che per avere pace tu debba rinunciare a qualcosa di vitale. No, non è così, perché febbraio ti insegna che la vera pace nasce quando smetti di tradirti, la fede di cui ti ho parlato prima. E soprattutto non sei sola o solo, hai il potere superiore qua. Quando scegli in allineamento con l'anima, una forza più grande di te si muove insieme a te. E questo è il miracolo quotidiano, cioè sentirti sostenuta dalla vita stessa. Cioè queste carte mi stanno dicendo che febbraio non ti chiede di fare di più, ti chiede di scegliere meglio, di ascoltare più a fondo, di fidarti del ritmo sacro che sta emergendo. È proprio quando lo fai che la vita ti risponde, capito? Ok, wow. Vediamo alcune specifiche. Sul lavoro, 4 di bastoni.
bellissimo, qua abbiamo la forza. Adesso ti dico, fammi mettere le altre. Sulla papessa, bellissimo, apertura di cammino. Nasce una verità che ti permette di uscire da una zona comfort qua, con molta naturalezza. Sulla ruota della fortuna, ah ok, se alcuni eventi ti rendono insoddisfatta, insoddisfatto, fidati anche di quell'insoddisfazione. La dea dell'insoddisfazione sta preparando la creatività. Sul cavaliere di denari, stupendo. Ci sono anche delle entrate a fine mese o delle situazioni che si mettono in equilibrio sul piano pratico ed economico anche. La forza sul 4 di bastoni mi sta dicendo che la stabilità che stai costruendo non nasce dal controllo, cioè non devi spingere qua, non devi dimostrare, devi tenere il centro, mi dice. Perché questa combinazione qua mi parla di un ambiente lavorativo che si stabilizza perché tu sei più centrata o centrato, e anche di una vittoria che arriva non con aggressività ma grazie alla tua coerenza. Qua tu avrai la capacità di domare l'ansia, l'impazienza, la paura di non essere abbastanza, dandoti questa stabilità del 4 di bastoni. Il lavoro quindi ti chiede coraggio calmo, non sforzo, come vi insegno sempre. La prima regola dello yoga sciamanico per raggiungere la prosperità ovunque è questa: la suprema condotta è assenza di sforzo. Non significa impegnarsi meno, ma significa impegnarsi quanto tu senti di impegnarsi, ma senza sforzare le cose, no? E quindi grazie a questo impegno tu raggiungerai questi risultati qui che vedo. Perché tu avrai una visione futura molto forte qua, perché la papessa come visione interiore, il 2 di bastoni, porta come svolta del mese a una scelta dentro di te che nasce dal silenzio, non dall'urgenza. E quindi si può manifestare questo come un'intuizione che ti fa capire dove stai andando davvero. E ho la sensazione chiarissima che una strada è pronta, però va imboccata con consapevolezza. Cioè, non è ancora il momento dell'azione sfrenata in questo mese, ma della decisione sacra. Dentro di te sai già quale mondo vuoi abitare. Ok? La vita si muoverà rapidamente in questo mese. Le opportunità girano. L'unica cosa, il 4 di coppe ti avverte di non restare chiusa per paura di rimanere delusa. Quindi il consiglio sciamanico è non disconnetterti emotivamente, non dire no, non mi interessa solo per proteggerti. Cioè non perdere il dono perché non arriva come te lo aspettavi questo dono, capito? Qua c'è una coppa che questa persona non vede perché è focalizzata su delusioni, su noia, no? Quindi ti dice non perdere il dono perché non arriva come te l'aspetti. La ruota gira forte questo mese, però devi alzare lo sguardo, mi dice. L'universo ti offrirà qualcosa di nuovo, anche se non ha la forma di come ti sarebbe arrivato in passato. Capito? Ok, per ognuno di voi sarà diversa. E poi c'è questa benedizione finale con quel 6 denari che mi parla del fatto che esci dal mese con una sensazione nuova, di scambio giusto. Tu inizierai a darti senza svuotarti, riceverai senza sentirti in debito, sia nelle relazioni, nel lavoro, proprio le energie che tornano in equilibrio qua. Questo è il seme della prosperità sana, cioè lenta, stabile, condivisa. Non sprechi più energie dove le energie non ti tornano, capito? Quindi quello che vedo qua è che tu a febbraio impari che la vera forza è dolce, la direzione nasce dal silenzio, le occasioni vanno riconosciute, anche se arrivano come non te l'aspettavi, e l'abbondanza arriva quando lo scambio è sano, è sacro, ok? E questo è proprio il potere incarnato. Bellissimo. Sì. Ok, ragazzi miei ragazzi, adesso andiamo a vedere nell'amore come andrà nello specifico. Allora, tenendo fede a quello che è uscito sulle relazioni, c'era questo paggio di bastoni, l'amore ti chiede di essere curiosa, di essere aperta, di essere, no? L'amore in tutte le relazioni. Adesso andiamo ad approfondire cosa accade nell'amore per te, sia che tu abbia una persona o che non ci sia ancora nessuno. Allora, vediamo.
Mettiamo le prime 3 carte, come vanno a stare i miei ragazzi e i miei ragazzi nell'amore della Vergine a febbraio. Dieci di bastoni, 5 di spade, 3 di spade. A ci picchia, abbiamo una chiusura di quelle fenomenali qua. Non a caso la carta della rigenerazione, pace, potere superiore. Questo è un mese iniziatico per te, veramente da grandi eroi. Allora, io qua vedo che a un certo punto c'è una verità ineluttabile che viene fuori, una verità interiore però. Troppi pesi hai sopportato, no? Quando sopportiamo dei pesi in modalità da vittima, no? Nelle relazioni. Qua vedo che ci possono essere delle tensioni riguardanti ho avuto ragione io, hai ragione tu, ha avuto ragione lui, ho avuto ragione io, cioè un po' quel 5 di spade, quella vittoria che non è vittoria, è una vittoria dove nessuno vince, no? Per delle circostanze pesanti. E il 3 di spade porta il taglio netto di situazioni ormai obsolete, logore, che devono concludersi, no? Il taglio, diciamo, emozionale, relazionale è che troppi pesi si sono supportati, troppi ingarbugliamenti mentali, troppa analisi mentale, ho ragione io, hai ragione tu, nelle relazioni che hai avuto o in quella che o diciamo il taglio del mese a livello energetico. Non a caso, ripeto, la carta rigenerazione era quella sensazione in cui tutto crolla, tutto finisce perché sono cose ormai insostenibili e quindi nascono poi le nuove piantine, un nuovo modo di amare, un modo più genuino, un modo più vero. Quindi attraversiamo questo, vediamo l'altra persona che viene, siccome abbiamo il paggio di bastoni nelle relazioni, sono il nuovo modo di amare, nuove conoscenze, nuovi incontri, con quella gioia di vivere, no? Proprio perché troppa pesantezza si è portati addosso. Ok. Vediamo un po' l'energia di quel paggio di bastoni come energia che ci viene incontro come specchio di lavoro interiore già fatto, no? La persona che ci viene incontro l'energia della persona che ci viene incontro in questo mese, la luna, 3 di coppe, bellissimo, una persona, se la conosci già, è una persona che ha fatto il viaggio sotterraneo nelle sue emozioni, vuole riconciliarsi con te e impegnarsi nel rapporto, a poco, se la conosci già. Se non la conosci, ma al di là ti dico come sta a livello energetico questa persona. È una persona che è in contatto con la sua energia femminile interna, con le sue emozioni profonde e anche con i dubbi che la mente può dargli rispetto alle emozioni che vive, no? È una persona che può avere paura, che può aver avuto paura delle proprie emozioni. Allo stesso tempo è una persona molto coraggiosa perché è come se o consciamente o inconsciamente lavora sulle sue paure. E a che cosa porta questo lavorare sulle sue paure? Porta la voglia di gioire, di condividere del buon tempo insieme, nel quotidiano, nella pratica, di condivisione con questo 3 di coppe e con una sfrenata voglia di lavorare sulla connessione, il far funzionare, ci insegna l'otto dei denari, la connessione, no? Nel stare accanto, è una persona molto fresca, molto che vuole condividere questo tempo in modo vivace, in modo gioioso, proprio perché ha attraversato delle paure profonde rispetto alla connessione con l'altro. Nella connessione con l'altro questa persona, al di là se la conosce o meno, ha visto le sue paure profonde e le ha pacificate, 3 di coppe. Tant'è che adesso è pronto a lavorare, a impegnarsi per una connessione. Questa è l'energia di questa persona. Vediamo cosa succede alla fine nell'amore per te. Paggio dei denari, troviamo qua la proposta. Propostona pure, caspita il Papa.
Wow, ci picchia il matto. Questa è una grande stesa. Questa è una grande stesa. Ti dico chiaramente che qua vedo la costruzione di un amore veramente importante, perché c'è una persona affidabile qua. E si riparte da zero, perché il matto è la fiducia nella vita, è una nuova connessione per molti di voi, o una connessione che già avete, però sono ben aspettati nuovi incontri. Paggio, il matto. Cosa succede alla fine? Scusami, no, da serie di traverso. Cosa succede nell'amore per te? Proposta seria e nuovo inizio, per dirla proprio così secca secca. Allora, qua abbiamo col paggio ai denari una persona che ti propone con l'umiltà di voler crescere insieme a te e la serietà della connessione spirituale che si rivela con il Papa. E il matto mi parla del lanciarsi in questa connessione con fede. Quindi io qua vedo il seme di una grande proposta, il seme di una grande proposta, una persona molto seria, molto stabile, te lo dicevo già prima comunque. Qua vedo che tutta questa energia molto pesante, il campo energetico tuo con il quale entri nel mese di febbraio nelle relazioni, cambia completamente assetto, perché grazie alla connessione, al lavoro interiore che hai fatto, tu mi proietti una persona con una possibilità veramente stabile di iniziare una connessione senza aspettative feroci, no, perché la connessione spirituale che ne deriva da con questa persona ti porta a vivere con leggerezza la vita e la connessione stessa, ed è questa leggerezza stessa del matto che ti porta a realizzare qualcosa di veramente bello senza la pesantezza delle aspettative, dei sogni infranti, delle chiusure. No, questo è l'amore che ti sceglie e tu lo scegli con leggerezza, senza la pesantezza delle aspettative. È molto profonda questa stesa, molto molto bella. E vediamo cosa ti dice questa persona. Lo facciamo con i miei potenti oracoli lui-lei, dove andiamo ancora di più a definire la profondità o quello che ci vogliono dire. Li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Ti amo perché mi hai spinto ad essere migliore. Con questa persona tu la spingi a essere migliore. Cosa vuol dire essere migliori? Non significa cambiare, nessuno può cambiare, no? Cioè, quando un seme di quercia non può diventare un albero di limone, e un seme di limone non può diventare un albero di quercia. Quindi noi stiamo qua per diventare ciò che già siamo predisposti a essere. Poi sono i condizionamenti che ci rendono sbagliati, e il condizionamento sbagliato non è la tua essenza che vuole emergere che è sbagliata. Quindi cosa succede a questa persona? Tu lo fai emergere quale essenza vera. E il Papa mi parla di integrazione di lezioni spirituali che vengono apprese raggiungendo una maturità, un'adultità animica da entrambe le parti. Cioè qua tu ti fidi della connessione, non di questa persona in sé. Ecco perché poi vivi con leggerezza, senti un legame molto profondo e questa persona lo sente con te. La serietà di questo legame è dato dalla connessione animica che avete. Ok, cos'altro? E c'è anche l'umiltà di voler imparare insieme con il paggio di denari, capito? Vedo proposte, incontri, vivere giorno per giorno. Cos'altro? Ho sempre voluto te, lo capisci? Questo magari lo conoscete già questa persona, se mi dice ho sempre voluto te, lo capisci, magari potresti pensare che non voleva te. E invece qua c'è una verità che si risveglia,
Che cos'altro? Sei la mia vita. Pazzesco, te l'ho detto che qua è molto seria. Sei la mia vita. Sei la mia vita. Questa frase, sei la mia vita, con il matto qui, sostenuto poi dal Papa e dal Paggio dei Denari, non è una cosa pesante. Cioè, la bellezza della leggerezza autentica che ti permette di costruire cattedrali. Hai capito che ti voglio dire? Il piacere della scoperta insieme, il piacere di andare incontro, di sentire mano a mano qualcosa che cresce talmente forte che non è quella cosa esaltata, isterica, no, è la leggerezza che ti permette di costruire cattedrali. Bello, è veramente bellissima questa stesa, eh? Guarda come cambia assetto subito, no? E vediamo adesso cosa ti dicono questi altri oracoli. Chi sei per questa persona? Visto che me lo chiama, visto che lo hai spinto ad essere migliore, no? Lo spingerai ad essere migliore. Migliore, ripeto, significa far venire fuori la vera essenza, trasfigurando le credenze che ci limitano nell'espressione stessa, no? Ed è reciproca la cosa, qua vedo. Ti vede come colei con la quale vuole creare. Non a caso il Papa è la costruzione, no? È la relazione stabile, affidabile. Ti vede come la donna ragno, anche se sei uomo, come colei o colui che ha sviluppato una grande energia erotica, qua c'è tanto rosso, che è l'energia della Kundalini, con la capacità di creare, di fondare. Colei con la quale o colui con il quale si può creare, costruire, creare. Bellissimo. Vediamo come altro ti vede. Come colei con la quale finalmente sente la pace, la quiete, o colui. La quiete, la pace. Te l'ho detto, è una stesa bellissima. Mettiamone una terza, come altro ti vede questa persona o ti vedrà? Come il suo miracolo. Questa non è solo la carta di come ti vede questa persona, sei la mia vita, il miracolo, come il suo miracolo, ma questa è la carta proprio che riguarda te. Guarda da che energie partiamo, 10 di bastoni, 5 di spade e 3 di spade, guarda come si ribalta tutto. Questo è il miracolo dell'amore, perché tu ti approccerai all'amore con entusiasmo, nonostante questa pesantezza che ho visto all'inizio. Perché, come diceva qualcuno di grande, l'amor che muove il sole e tutte le altre stelle. Bellissimo. E adesso andiamo a vedere cosa ti dice la carta del drago immaginale, che ti darà anche il rituale della buona riuscita. No, 2000 no, una sola. Vogliono proprio parlarti, guarda come scappano dalle mani. Quindi significa che il rituale va fatto bene, ragazzi, perché le carte stanno scappando dalle mani. A seconda del rituale che è, lo fate ogni giorno, lo fate 3 volte a settimana, una volta a settimana, più fate meglio è, no? Senza sforzo però, la suprema condotta è l'assenza di sforzo, deve essere con piacere. Allora. La rabbia, la rabbia, la rabbia. Potresti sperimentare tanta rabbia. Lo sai quanto questa carta mi è familiare? La rabbia è sempre stata la dea della rabbia o il dio della rabbia, Ares, ha sempre fatto parte della mia esistenza, sin dai primi respiri in questa vita. La rabbia è un dio e ti devi alleare col dio. Io già ti dico una cosa, rituale erotico della Kundalini, e te l'ho nominata quando è uscita la cocreazione, la donna ragno. Utilizzare l'energia della rabbia senza agirla, senza disperderla, se la agisci fuori la disperdi.
Se la incarni all'interno apri tutti i chakra e crei il potere di creazione, la co-creazione, no? In tutti gli eventi che ci saranno il rituale erotico della Kundalini, sperimenterai rabbia, fuoco. Quel fuoco non lo devi agire fuori, lo devi agire all'interno, con il rituale erotico della Kundalini. Non ti leggo quello che c'è scritto su questa carta, perché questa carta richiama perfettamente il rituale erotico della Kundalini che trovi nella playlist Yoga Sciamanico. Ok? Quindi usando questa dea tu realizzi tutto. Va bene? Ok. Detto questo, ragazzi miei ragazzi, io concludo qui, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!